Ok, siamo qua con Aldo. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Elena con la copertina. Siamo in pieno agosto. No, non è vero. No, non è vero. Bene, ti accompagno così ti connetti più profondamente ad Aldo. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi se lo vedi. Sì, lo vedo. È arrivato con ha un ragazzo per mano e un bambino in braccio, un bimbo che avrà intorno ai 3 anni, e mi dice che è sempre suo figlio. È come se il ragazzo che ha per mano è rimasto quel bambino lì, non è riuscito a diventare grande. Quindi si presenta col figlio, Mhm. che oggi ha 18 anni, ma lì è come se ne avesse 3. Sì, Ok, ti dà l'autorizzazione, sì. Aldo. Il Mhm. figlio cosa fa? Il figlio si è girato adesso verso Aldo e l'ha abbracciato, lo sta abbracciando. E Ok, gli sussurra nell'orecchio, io so tutto quello che succede. ok, ce lo racconta. Dice è come se io vedessi un film, come se fossi sempre a vedere un film e quindi posso vedere, ma è come se fossi distaccato dalla scena e quindi non posso intervenire nel film. Perché non può? È autistico questo ragazzo, eh? Non può perché dice non. È come se i movimenti che io voglio fare rispetto alla scena fuori non sono sincroni. Ehm, cioè l'interazione sia vocale che di movimento non è sincrona è come se non potessi intervenire subito, cioè come proprio come se ci fosse uno schermo di un cinema, quindi anche se io vado lì a toccare lo schermo non cambia la scena. Mhm. E cosa manca? È un problema di DNA, di cervello, di connessione con PS e PE e corpo, di corpo. È come se mi fossero stati tagliati dei collegamenti A livello? di neuroni. È come se cioè chiunque agisce come se chiunque agisce con il mondo esterno come se fosse uno schermo e tu puoi fare touch screen. Ok? Ecco, il mio schermo non ha più il touch screen. Ok. Dove è stato tolto il touchscreen? Rispetto a un non autistico, questo ragazzo, Allora, io dove? vedo, Ok. vedo uno strato, ecco, è come se vedessi l'esterno, ok? Mhm. Lui, il suo cervello e tra l'esterno e il suo cervello c'è una zona dove appunto sembra proprio che sono stati tagliati tutta, intorno a tutto il cervello sono stati tagliati come i neuroni. Quindi quel collegamento lì del movimento touchscreen non lo può più fare. Quindi lui Lui ha si deciso muove. questa esperienza? Sì, in parte.
ha deciso di provare a vedere cosa succedeva e le opzioni potevano essere diverse. Quindi poteva diventare autistico, poteva rimanere normale, poteva avere problemi, che ne so, tipo delle crisi epilettiche oppure degli spasmi oppure allergie. E quello che è capitato è l'autismo. Vuole fare l'esperienza fino alla fine della sua vita di questo tipo o ritiene di averla già esaurita questa No, esperienza? ritiene di averla già esaurita. Ok. Mm. Si può tornare indietro, lo chiedo alla PS di questo ragazzo, dall'autismo? In realtà, Pot- dimmi. Potenzialmente sì, Come? assolutamente si può tutto. Possono essere rifatti i collegamenti, Come? togliendo la chimica che li tiene sempre scollegati. Ok. Cosa serve? Vogliamo fare una rete di ad eternum, li mettiamo lì, vediamo Mm, cosa succede. mhm, Altissima vibrazione, ad eternum platinum, quindi la vibrazione è ancora più alta di ognuno. Se normalmente li vedi gialli come soli, adesso li vedi platino. Stiamo parlando mhm, di mm. miliardi di vibrazione. Formino una rete grande quanto la sua calotta e la mettiamo accanto, addosso alla calotta. In questo momento si è messo a provare a vedere se riusciva a fare il touchscreen e lo sta riuscendo a fare. E quindi i collegamenti così ci sono di nuovo. Ristabiliti. Sì. Vedo proprio che neutralizza l'effetto chimico, è come se arrivassero le particelle chimiche lì e vengono rimbalzate indietro. Mhm. Mhm. Cosa sta facendo adesso il figlio di Aldo? Sta cercando di modificare lo schermo. Ok, e nel posto in cui vive cosa fa adesso? Allora, mi è già venuto prima quando andava vicino allo schermo, come se avesse detto una parola e l'hanno notato. Perché non parla? Mhm. Poi dopo magari ci metto un po' a ridire quella dopo perché c'è tutto un adattamento, no? C'è tutto un adattamento emotivo e anche fisico, queste vibrazioni mm, devono essere assimilate, tra virgolette, no? Mhm. Quindi magari inizierò a dire qualcosa ogni tanto, come se fosse una lenta riabilitazione linguistica. Mhm. Il problema è solo la calotta o anche di DNA? Eterico. Allora, ci deve essere una certa predisposizione di DNA, cioè per avere questi effetti ci deve essere una certa sequenza nel DNA, Mhm. se no per ogni tipo di effetto c'è una sequenza, ok? Mhm. E quello predispone a far sì che funzioni lo stacco di questi neuroni. Sequenza di che tipo? Di DNA. Sì, sì, di DNA. Vabbè, allora mettiamo un ad eternum a ogni centimetro quadrato del corpo del ragazzo. Mhm.
e non corriamo il rischio di friggerlo perché ogni alta frequenza è benvenuta nel corpo umano. Al massimo gli viene mal di testa, oggi, domani non più. Sì, sì, infatti, esatto, deve solo abituarsi. Che succede? Allora vedo questi ad eterno in tutto il corpo, quindi diventa tutto di colore platino, ok, che si muove come se fosse, cioè gli ad eternum all'interno è come se emanassero tante onde, no? Di vibrazioni, quindi vedi questo colore che all'interno si muove un po' così. E lui è lì proprio che si prende tutta la vibrazione, è lì proprio intento, concentrato nel prendersi la vibrazione, se la sta proprio Ok. godendo. Lui vuole da adesso in poi toglierli, Di ad perché può. eterno. Mm, potrebbe farlo, lui può farlo. No, se dice se non è, se è troppo, magari c'è un momento che è troppo, posso toglierli, però se non è troppo, assolutamente li tengo. No, no. Ok. Anche se crede che dovesse credere che sia troppo, non lo è. Ah, Si fidi, non lo è. Quindi anche se vuole togliersene uno o due, non lo faccia, questo è un consiglio. ok. Quelli che gli abbiamo messo sono il numero ideale, spazzano la superficie del suo corpo in maniera perfetta, omogenea, e lo lasciamo lì. Mhm. Ok. Causa esoterica del fatto che Aldo ha deciso una esperienza del genere nella sua vita. Non l'aveva mai fatta in tutte le altre vite e quindi nella, nella- nell'evoluzione della consapevolezza mancava e quindi l'ha scelta in questa vita qua. Qualcun altro l'aveva fatta però, perché non ha preso quell'esperienza e non l'ha fatta sua? Eh, quello che vedo è come se non l'avesse notata, come se non l'avesse vista. Cioè, vedo come se ci sono delle esperienze, ci sono tutte le esperienze di tutti, ok? E tu le vedi, però è come se in quel momento alcune ti colpiscono e quindi le vedi di più e altre invece sono come se non ci fossero, come se fossero indifferenti. E quindi capita che in quel momento temporale, in quella linea temporale, in quel momento lì, tu ne vedi solo alcune, come se ne vedessi solo alcune, le altre come se passassero inosservate in quel momento. Quindi la PS tendenzialmente sceglie quelle che sono in risalto. Va bene, vibrazione di Aldo. 115.000, Percentuale di consapevolezza. 180%, Ok. PSPE. 53 la PS, 47 la PE, Ottimo. Vite precedenti. 1226, Cervello, percentuale utilizzata. 10%. Molto bene. Mm, Bene, valori molto alti, vibrazione bassa. mm. Causa della vibrazione bassa. Eh, sono due entità mentali Mhm, che fanno sì che lui provi spesso emozioni negative in maniera tale da potergli tenere la vibrazione bassa. mhm.
Tutte e due o una sola? Tutte e due, tutte e due. Come se ehm, allora collaborano, cioè una manda un messaggio, un pensiero, un'informazione, si abbassa la vibrazione, poi magari si alza, la rimanda, non si abbassa la vibrazione, interviene l'altra e manda un pensiero di un altro tipo Ah, e si abbassa la vibrazione. ping pong. Sì, Che livello? 3 e 4. Ok. Ci sono entità mentali collettive? In realtà ci sono sempre. Sì, ci sono, la sto guardando sempre. Mm. Allora, che influenzano in questo momento Aldo? No. Mm, però è come se cercassero cioè le vedo come se arrivassero, no? Tipo delle navicelle che arrivano sopra, si posizionano un po' sopra Aldo, aspettando il momento opportuno, e Mhm. poi è come se cioè magari trovano un canale di vibrazione adatto, ci provano, ma lui è come se la vibrazione cambiasse subito la vibrazione e non riescono a stare. In questo momento della sua vita funziona così. Ok, c'è l'entità mentale collettiva del Oddio, cosa succede il 15 di ottobre? Sì, c'è. Oddio, cosa succede il 15 di ottobre? C'è. ehm, devo farmi cinivaccare perché sennò non ho lavoro. Mhm. C'è. Beh, legato a questo, non so perché è legato a questo, è un po' più generale, ma l'ho vista legata a. No, vabbè. Ah, aspetta, ti sei Cosa? bloccata, ripeti, ripeti. Non so se è legato a questo e poi non abbiamo sentito Ah. più niente. Mhm. Ok, non so se è legato a questo, ma vedo proprio la città mentale collettiva. Dobbiamo tutti cinevaccarci perché sennò da questa roba non usciamo più e quindi ci arrabbiamo con chi non si cinevacca. Ok, ad eternum su queste belle entità mentali collettive. Cappotto proprio, una, l'altra ancora, tutte. In più chiama il responsabile dei problemi delle connessioni di adesso. Sono i soliti. Chiamali. Sono qua. Militari? Soliti due, quelli di ieri. Gli stessi di ieri? Sì. Non è servito quello che abbiamo messo Sì, certo, ma nel ci provo. colon? Ok, ne mettiamo uno più grosso, Mhm. di miliardi di dimensione. Il bello infilato nel colon, che non si può spostare da lì. Ma i due di ieri? Lo Mm. stipendiato e la Ah, l'illetterata? ah, no, no, Ah, i soldati, militari. sì, sì, militari. No, Ok. no, militari, militari. L'illetterata e il Sono soldato ancora, io li vedo ancora lì, toccati, così, sì. ma non parlo ok, di Mm, alta tensione. mhm. Tra l'altro approfitto per dire che chi si sconvolge della mia presunta volgarità, chiuda YouTube e vada a vedersi qualcos'altro. Su Canale 5 c'è Barbara D'Urso, guardatevela. E dite col cuore, col cuore. Io non la guardo, però so che dice col cuore. Mm. Che sarà un altro messaggio massonico in qualche modo, Certo. qualche mezza magia che Mm. tutte le casalinghe che Quelle parole, stirano, se la assolutamente. guardano, assorbono e poi Mm. dicono perché mi va tutto male, non capisco. Guardatevi lei invece delle mie palline infilate lungo il canale di scarico di questi L'evacuazione. signori, di evacuation di questi signori. Va bene.
quindi altre palline, tante palline, Mhm. tutte. Tanto sono diversi metri, no? Tutto l'intestino. Gliel'ho riempito proprio. Quindi palline, sai come quando c'è giochi del casino, ci sono sempre dei tubi con delle palline, non lo so, l'estrazione dei numeri, ecco, Ah, tutte queste belle palline. Il problema è che vibrano a diversi miliardi più di quella di ieri, che già era una bomba mm, atomica, ok? Quindi se vogliono possono non presentarsi più al lavoro, questi signori dal cappello verde marcio, e cambiare le cose. Se non vogliono, continuano. Poi se vogliono seguirmi, guardarmi, beh, frega un cazzo alla fine. mm, Francamente non me ne frega un cazzo. Come mi sono insegnato Sabrina, me ne frega un cazzo, come dicono a Roma, che lo so fare. mm, Vabbè. Breve mm. parentesi stupida che ogni tanto ci sta sempre bene. Ok, bene. Che cosa stavamo vedendo? Quindi la connessione e stavi dicendo, scusami? Stavamo dicendo delle entità mentali Entità mentali. collettive. Ah. Entità eteriche di Aldo, vediamole. Allora, c'è un felinoide, è tipo una via di mezzo tra un gatto e una pantera Mm. e un falconiforme. Sopra? Allora, ci sono Odino e Zeus, ma tra il felinoide e Zeus vedo la teca, sai quella di vetro dove vanno. Mhm. Sto cercando di capire chi c'è dentro. Ah, teca Che dove deve- vanno sai- personaggi Esatto, in stand-by, tipo Madre Teresa di Calcutta è esatto. finita lì, che ne ha combinate di cotte e di crude, è finita lì, nella teca. Mm, Di fatto sono personaggi famosi, se non ho capito male, sì, sì. che hanno ancora un forte potere, un forte ascendente, perché non sono passati 500 anni, anche Mhm, così potrebbero ancora essere ricordati. Diciamo, sono passati mm. migliaia di anni, no? Che nessuno sa più chi siano, non sono più nei libri di storia, non sono più negli archivi, eccetera. E quindi in qualche modo il lavoro energetico che è stato fatto con il personaggio vale ancora e loro sono lì nella teca. Come parte eterica, perché questi di solito non hanno una parte subliminale, Mm, sono lì bloccati. mm, Loro possono con la tecnologia fare una cosa del genere e quindi lo tengono lì, insomma. sì. Allora, ti descrivo. Ma uno mi sembra Obama, però. Boh. E No, ma poi, non ho capito cosa c'entrano questi personaggi. non lo so se è Si arrivata sono lì. presentati Sì, così. sì. Mm. Obama è vivo, secondo la gente, è Eh, adesso morto. io lo vedo lì. Ho visto lì e ho visto c'è una donna, non so se, se Dimmi, dobbiamo dimmi. guardare, ok. C'è una donna con eh, potrebbe sembrare l'attrice che faceva Wonder Woman, sai quando eravamo piccoli che c'era il Ah, telefilm? ha un Ecco, nome, mhm, con gli che occhi non so. azzurri, carina. Esatto, lei. Poi Obama e poi c'è un altro ehm, allora vestito da cowboy tipo. Però non proprio da cowboy, cioè mi dice sono un cantante, ma io non so chi è. Capelli neri, cappello nero, boh, occhi chiari, ha una camicia bianca, una giacca Ok, di jeans. per quale motivo si presentano questi personaggi a te adesso? Allora, perché Zeus tramite il felinoide
Mm. sta portando avanti questo progetto, quindi stanno interferendo anche con Aldo, che è collegato all'energia di questa teca. Quindi allora fanno. Ok, allora praticamente fanno l'energia di queste persone, quello che facevano quando erano in vita ed erano famosi, era cercare di ipnotizzare con quello che Mm. facevano le persone, Mm. ehm, facendogli credere che potevano mm, Non so, Obama era possiamo cambiare tutto, eh, credete in me, ecco, viva i diritti, qui, ecco, di qua, esatto. di là. Sì. Ok. E poi c'era Wonder Woman che era la supereroina, quindi mandava l'idea che tutti potevano cambiare il mondo con il loro cioè che la persona si Mm. convincesse di poter cambiare tutto È con i una poteri. rivalutazione del personaggio femminile che ha dei superpoteri, non è Mhm. soltanto la donna a casa che alleva i figli e fa Esatto. dà la pappa. Mm. E l'altro Immagino che fosse quello. cantante probabilmente cantava canzoni di questo tipo. Ma chi è il cantante? Non lo sai. No. Non è Elvis? Eh, boh, era vestito così, non so. No, Ha gli occhi azzurri? sì, sì, Ma è il mi giubbotto con le ricordo. frange? Ma no, lì ha una giacca nera di pelle di camoscio tipo. Ma potrebbe Esatto. essere bianca? Nera la giacca e la camicia bianca. Scusami. No, non so chi sia. Porca Non miseria. so. Vabbè, ma non perdiamo Vabbè, tempo, va bene. comunque Quindi faceva cantare. non ho capito la connessione con Aldo, cioè quello che questi personaggi famosi imponevano come messaggio viene usato lo stesso principio con Aldo? Sì, esatto. In che modo? Quindi Aldo ehm, ha questo impulso di aiutare tutti, fare tutto, di entrare. Mm, Di impicciarsi di tutto, di salvare il mondo? No, ecco, esatto, vediamo. salvare il mondo, pensando che lui ce la può fare, che è tutta la sua forza, lui ci mette questa roba, entra in una vibrazione e loro ciucciano. Cioè, lo scotto, tra virgolette, è lo scambio di energia. Lui può fare delle cose e loro prendono l'energia. Mm, Ok? ok, va Mm. bene. Impianti. Allora, ne ha due, non sulle orecchie, a livello delle orecchie, ma più interni, uno a destra e uno a sinistra. Sono tipo dei piccoli dischi piatti. Poi ne ha uno a livello del plesso solare, e poi ne ha due nelle ginocchia e due sui dorsi dei piedi. Chi li ha messi? Allora, i due dei dorsi dei piedi e quello sul plesso solare li ha messi il falconiforme, e invece i due delle ginocchia e delle orecchie li ha messi il felinoide. Ci sono i DL Ce ne sono tre. che Eh, collaborano con le entità sì, sì, mentali, esatto, fanno. che Mhm. fanno su, fanno giù, quello è l'ordine, lo faccio. Poi adesso cosa devo Esatto. fare? E quell'altro, ok, io vado a dire. Mhm, esatto. Ok. Va bene, causa esoterica dell'indecisione di Aldo, La decisione è creata dall'entità mentale di livello 3. che è intervenuta quando gli hanno detto che quella persona era in ospedale malata e lui non sapeva cosa fare e quindi non ha fatto nulla. Sì, esatto. In che modo è intervenuta? È distinto, sarebbe andato a salutarlo così un'ultima volta, come se
chiudesse il cerchio. L'avevo già visto prima che, diciamo, senza quell'interferenza lui avrebbe fatto questa azione per chiudere il cerchio, tra virgolette, E no? invece è sopraggiunta l'indecisione Esatto, dell'entità mentale. dell'entità E mentale. come? Non ci Eh, sono degli impianti mentali, c'è l'EDL, quindi hanno usato un EDL? sì, allora, quell'EDL che gira intorno, diciamo che è come se fosse un jolly, sta in stand-by e quando c'è un evento fuori dalla routine, Mm, ehm, fanno intervenire lui, come se entrasse e poi esce di nuovo e gira intorno. mhm, Quindi in quel caso lì c'era questo evento che non è di routine, entra e dice, adesso tipo in questo caso diceva, vai a salutarlo. No, no, non salutarlo. Stai a casa. No, vai a salutarlo. No, stai a casa. Vai a salutarlo. Stai a casa. Di continuo. Quindi indecisione. Sì, sì. Proprio gli Non manda proprio delle salutarlo frasi. perché è una persona cattiva e brutta, No, no, perché quella non è indecisione, quella è negatività. È indecisione. esatto. Vai, non andare, vai, non andare, vai, non andare. Lui è andato in tilt e non è Sì. andato. E fanno spesso così, cioè gli danno tutte le opzioni una dietro l'altro di continuo. Ok, in quell'occasione, Mhm. cosa avrebbe voluto davvero fare Aldo? Cioè, Sì, istintivamente, quando uno sì, è sì. indeciso, e siamo indecisi tutti i giorni, vai a comprarti un paio di scarpe, sono indeciso, Mhm. nero o marrone, hai sempre bisogno di un amico o di un'amica che ti dà il consiglio, cioè che decide per te. Tu Mhm. davvero vuoi la scarpa nera o la scarpa marrone? E lì scatta la decisione immediata, ma io la voglio nera, Mhm. sono venuto qui a prendere le scarpe nere da abito, da cerimonia, Mhm. Mhm. perché a un matrimonio non si mettono le scarpe marroni. Boh, non è detto, però la volevo nera, quindi quando tu capisci quello che volevi davvero, Mhm. in pratica sei connesso con la PS e con la PE. Sì. Questo è una questione molto interessante, molto importante, su Mhm. cui dovreste ragionare un po' tutti quelli che stanno seguendo questo video. Quindi, cosa voleva la PS e la PE di Aldo? Andare a trovare Sì, il padre malato in ospedale subito. che l'ha abbandonato da piccolo, Sarebbe quindi andato a trovarlo. Non era tanto andare a trovare il padre, perché non è che era supportare quella persona lì che non conosceva neanche, ma era a livello energetico chiudere il cerchio padre. mm, 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 mm. Quindi andare Bene, là, fare l'ultimo saluto, boh, chiuso. facciamo una cosa nuova oggi. Apriamo direttamente qui davanti a noi il portale Aureo. Mhm. Ti dà un po' di brividi quando si apre il È portale Aureo. bellissimo, mi fa... Mm. Cosa ti ricorda? Così, l'utero della mamma, quando galleggiamo, boh, Ok. l'acqua della... Mm. Chi si presenta lì davanti? Non diciamo ancora chi ha Ah sì. chiesto che si presenti Aldo. Chi si presenta? Naturalmente. Mm, direi un ragazzo intorno ai 40 anni, Chi è? mi dice un amico. Di Aldo? Mm. Può essere? Sì, dice che può essere. Con i jeans e un maglione azzurro, Mm. Morto come? in un incidente, mi ha detto. No, gli sono andati addosso. Sì, 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 sì. Mm, Vabbè. mm. C'è la nonna? Sì, se la chiamiamo arriva, sì. Mm. Non è venuta da sola? Non è No, bastato parlarne e quindi lei viene chiamata in causa. Dobbiamo chiamarla? cioè quando hai detto la nonna è arrivata, prima quando è arrivato il ragazzo no, Mm. Cioè il ragazzo è arrivato subito. da solo, sì. Che cosa vuole dire ad Aldo? Il ragazzo. Eh, avevo voglia di salutarti ancora una volta perché tu mi hai fatto,
sei stato molto importante per la mia vita, ti sentivo molto, ecco, ti sentivo molto vicino, ti sentivo profondamente e sono voluto venire a salutarti ancora una volta. E poi dice, e poi ho visto questo portale e mi ha incuriosito parecchio, e quindi le due Ok. cose. Lui, l'amico, non conosce qualcuno che vuole venire lì con lui? Da Sì, quando è mancato a oggi non ha fatto degli amici disincarnati? sono arrivati, O sembrava una battuta, ma sono magari è arrivati possibile. 10 persone, I 10 disincarnati disincarnati. si trovano, si vedono, si Ah, uniscono. sì, è come se si unissero per argomento. Mm. Incidente stradale con incidente Simile, stradale, che ne so, mi sono venuti eh, addosso in macchina con la macchina, allora sono con te e si scambiano eh, o quello che erano in quello vita, che anche può essere quello che erano in musicisti con vita. musicisti, Esatto, appassionati di bodybuilding con appassionati di sì, bodybuilding, sì. E si scambiano. casalinghe con casalinghe. Ah, La cosa che vedo lì è che è come se chiacchierassero di cosa hanno imparato dall'esperienza, mhm, come se si scambiassero l'informazione. mhm. Ok, chiami l'amico, tutti i suoi amichetti, vediamo. Mhm. Visto che gli è piaciuto, è venuto da solo. Ne sono arrivati 10. Ok, mentre vedi questa cosa, io chiedo ad Aldo un sì o un no con la testa. La nonna che dobbiamo chiamare è Mm. paterna? No, materna. Ok, chiamiamola. Mhm. Era arrivata prima, un po' in disparte, ma è arrivata. Ok. Mhm. Senti, ma Elena, ma la dobbiamo proprio Mm. chiamare? O si presenta da No, no, sola? è arrivata già, no, no, c'è. No, no, lei sì, ma lui, quello in ospedale, lo dobbiamo proprio chiamare o Sì. arriva da solo? No, non è arrivato. Dobbiamo proprio Non chiamarlo. arriva da Ecco, solo? adesso arriva. Ok. Arriva dall'altra parte. Allora, ci spiega perché l'abbandono e se non ce lo vuole spiegare se ne va. Mm. Cioè, mi spiace che lo devo dire qua, ma ho fatto uno sbaglio. Non ero pronto per la famiglia. Non ero pronto per la famiglia e sono dovuto andarmene. Non avevo altri strumenti. E tutte le conseguenze le sa, no? Sì, le so, le posso immaginare, ma non No, no, sono adesso stato in grado di fare diversamente. le può vedere le Mhm, difficoltà vere, concrete, mm, l'allontanamento, il riavvicinamento, mm, Aldo, i suoi fratelli, una sorella, no? Non so, due sorelle. mm. Che tipo di entità ha? Falconiforme. Va bene, l'amico con chi si presenta. Si è presentato con 10 persone, ho visto un po' di donne, un po' di uomini. Sono tutti di quella, sono tutti morti in incidenti dove sono stati, in cui gli sono andati addosso. Eh, Quindi sono- siamo a 10. Più sì, nonna, più padre, 12. più Facciamo un altro ragazzo 13, 10 più più ragazzo. ragazzo 13. Mhm, Facciamo un esperimento, mhm, mettiamo un ad eternum davanti al portale, così a sentinella, visto che mhm. emana vibrazione, potrebbe attirare umani disincarnati. Vediamo se è così. Mm, mm, mm. Sì, arrivano in tantissimi, Quanti sono? è incredibile.
Ti direi 50.000, Mhm. continuano ad arrivare. È come se, è come se fossero stati appena dietro, sai, tipo nelle quinte, e poi Mhm. chiamati sul palco a fare l'apparizione. Ok, facciamo entrare nonna, amico, padre e gli amici dell'amico. Gli Mhm, altri restano lì fuori e si accalcano mentre noi andiamo avanti. mhm, Quelli che entrano, quindi i 13 che entrano, li mhm, sentiamo. Dimmi quando sono mhm. andati tutti. Ok. Ok. Mettiamo altri 9 ad eternum accanto al primo, quindi 10 ad eternum davanti al Mhm, portale a cerchio e continuiamo con Aldo. Allora, causa esoterica dell'indecisione, entità mentale numero 3. mhm. Causa esoterica del fatto che le notizie negative lo devastano. Era l'entità di livello 4. Mhm. È come se c'è una notizia buona, gli arriva e ha un'emozione di consistenza normale, no? Una bella sensazione, felicità, allegria, non so, positività. Arriva una notizia negativa, se fosse per lui sarebbe di una consistenza normale, quindi un po' di tristezza, un po' di preoccupazione, un po' di paura, un po' di ansia, ma l'entità di livello 4 fa sì che la carica è come se arriva, prende l'informazione, l'energia dell'informazione e la gonfia, la gonfia, la gonfia, la gonfia, la fa diventare grossissima e lui la sente tantissimo. Mhm. E- cioè, vedo proprio che gli manda delle parole o delle informazioni per farla gonfiare e per fargli provare una sensazione molto profonda e quindi le vibrazioni si abbassano tantissimo e loro possono ciucciare energia, Ok. informazioni. Esseri neri visti in sogno, dormiveglia, non si ricorda, non ha capito mai cosa fosse. E, che cos'erano? Beh, venivano a fargli le abduction. Qualcuna gliel'hanno fatta fisica prima che iniziasse a vederli in sogno, ok? A un certo punto ne prende uno per il collo, lo Mm, elimina, insomma, lo mette fuori gioco e questo tipo di sogni non li fa più per un bel mm. po'. È perché ha imparato come fare per tenerli fuori e quindi poi non gliel'hanno più fatto. Quindi Sì, ci si può ribellare all'abduction. Vabbè, assolutamente, se te ne accorgi, sì, la moneta è la consapevolezza. sì, esatto. Ok, la tecnica che ha utilizzato Aldo, che adesso non analizziamo, ma che l'ha portato a prendere per il collo un'entità, ora noi la mettiamo nell'etere, Mhm, a disposizione di tutti. Questo è un sapere che non va esperito nuovamente, che tutti possono prendere nel momento in cui si trovano in quella situazione. Ma non perché devi aiutare, ognuno si può fare la sua esperienza e imparare il doppio, ma se vuole, questa è un'esperienza già fatta. Quindi, siccome noi siamo qui per fare esperienze, non ne rimangono praticamente di nuove, sono già state fatte tutte. mm. Questo livello Sì, di sì. realtà è finito, Mm, esaurito, mm, mm, non ha più niente da dare. Se ci attacchiamo al fatto che, non so, Aldo ha un figlio autistico e questo figlio autistico ha le unghie fatte in un certo modo e quindi comunque l'esperienza è diversa perché la sua unghia dell'indice destro non l'ha mai avuta in quel mm. modo nessuno, Mm. finiamo più Sì, perché le infatti. variabili sono infinite. Mm, Sulle unghie, sui peli, figlio di Aldo ha 3 peli in più di quello che uno nel 30 secoli fa aveva fatto. No, cioè, non finiamo più. mm, mm, mm. È chiaro che l'essenza di quell'esperienza è già stata fatta. Certo. Fine, basta, Mm, altro. E poi, perché non si può fare l'esperienza di un bambino straordinario? mm, Un bambino che levita, mm, un bambino che legge il pensiero? Perché quelle non si possono fare? Quindi il ventaglio di esperienze non realizzate è ancora ampio, ma va nella direzione opposta, non della infatti. sofferenza.
Perché esatto. si dice sempre la sofferenza è quella che ti dà di più? Ma in parte è vero, in parte no. Mm, In parte no, io voglio provare a vedere cosa fa, come funziona il teletrasporto. mm, Voglio venire da te, Elena, adesso e ci beviamo un caffè insieme mm, senza mm, passare X ore coi mezzi di trasporto. mm, mm. Perché? Allora, Perché? diciamo l'inizio del... Io vedo così, vedo come se fosse a step, cioè Mm, se la PS è come se dovesse fare delle esperienze prima un po' più attaccate giù, cioè per avere una certa consapevolezza, cioè adesso stanno nascendo delle PS delle PS, no? Le 300 perle, mm, che però in secoli precedenti non ci sarebbero potute essere perché erano necessarie delle esperienze più, più materiali, più, non so come dire, più concrete, più basilari. Ok, quindi man mano che la consapevolezza generale aumenta, cioè che quelle esperienze lì sono state fatte, si va verso a fare delle esperienze più elevate, tra virgolette, no? Quindi con le vibrazioni più alte, con l'uso del cervello più alto, con tutte queste cose. Allora, la condizio sine qua non è che ci deve essere una tot percentuale di PS che abbiano già fatto tot esperienza per passare al livello successivo, tra virgolette. È come se a livello energetico c'è bisogno di una certa quantità di energia per passare allo step successivo. mhm. Ok, quindi io vedo però già è come se vedessi dei colori, quindi c'è una parte che è come non un tunnel, però è come se fosse un passaggio, ecco, ok, che fa così e poi pian piano fa così e cambia colore. Quindi questa parte qua, che è un po' più scura, più su un grigio scuro, un Mm. grigio. Ok, adesso sta diventando più azzurro e verdino chiaro. Ok? Noi siamo qua adesso, siamo in questo tra l'azzurro e il verdino chiaro. Il verdino chiaro è già una percentuale di cervello che viene utilizzata tra il 25 e il 35% e le PS delle PS secondo me sono già nel verdino chiaro. Mm. Io le vedo già lì, quindi noi siamo nell'azzurro e stiamo passando lì. Però siamo ancora pochi, pochissimi. Ok. Mm. Io passerei direttamente al 100% del cervello, non ho nessun problema. No, no, ma non è una battuta. No, stavo guardando se come si può fare, cioè stavo guardando se c'è la possibilità, come fa, cioè secondo me si può tranquillamente, Mm. ok? È un po' ehm, è come se non ti dicono il trucco, no? Tra virgolette, non ci Dov'è diciamo il questo trucco perché tocco? poi alla fine, ma non c'è nessun trucco, nel senso fanno finta che non si può. Ok, dov'è il Cioè, trucco? il trucco basta allenare la consapevolezza, allenare la centratura con la PS e pian piano proprio alleni le vibrazioni. Ecco, la cosa che non è possibile, cioè, se noi andiamo a vibrazioni altissime, come facciamo spesso in eterico, non possiamo rimanere lì così tutto d'un colpo. Perché a livello fisico non è possibile, non sarebbe tollerato, ok? Quindi è proprio un allenamento di alzare le vibrazioni un po' alla volta, ma si può fare anche velocemente, cioè non è che devono passare mesi per ogni livello, mesi o anni per ogni livello di vibrazione, ok? Mhm. Basta qualche giorno, però bisognerebbe, allora, se uno sta tutto il giorno ad allenarsi, a raggiungere quella certa vibrazione, andrebbe velocissimo, cioè nel giro di un anno può arrivare al teletrasporto e a tutte queste cose qua, a usare il cervello quasi al 100%, 95%.
Ok, causa esoterica del fatto che Aldo ogni tanto sogna i suoi vecchi capi, che oggi sono due vecchietti pensionati, bei ricordi, voglio capire perché li sogna. Allora, Vivi, eh? sì, sono Sono vivi. stati in un'altra vita, dove c'era anche lui, sono stati i suoi genitori, ok? E sono tornati qua, hanno vissuto insieme a lui un altro pezzo di vita e lui li ha come sentiti come i suoi genitori, ha risentito la sensazione che aveva quando erano i suoi genitori e quindi è come se qua fossero il suo riferimento genitoriale. E quindi li Mm, sogna, gli danno sicurezza, un rifugio mm, di non sicurezza. avendoli avuti in questa vita, Esatto, perché uno è andato via, l'altra ha pensato a portare a casa, la a spaccare il pagnotta. lunario. Mm. Esatto. Ehm, vabbè. Mm, mm, mm. Causa esoterica del fatto di non riuscire ad esprimere un pensiero, sia di cose che sa, sia dopo che legge qualcosa, di restituirlo in un discorso, diciamo, libero. Allora, sempre l'entità di livello 3 fa parte del meccanismo della confusione, dell'incertezza. Ok, quindi tu sai delle cose, sai di saperle, provi a dirle e non escono come dici tu. Ti Mm. rendi, sì, ti rendi sempre più insicuro, sempre più barcollante e indeciso. E quindi, Ok, siccome adesso toglieremo tutto, mhm, come può il fisico, la mente e il cervello di Aldo cambiare un'abitudine? Aldo non ha più 15 anni, mhm. quindi ha un'abitudine di alcune decine di anni a sapere che lui è così. Ah, ok, ho letto questo articolo, adesso ne parlo agli amici, ma non, io di no perché non saprei poi come fare, mi imbarazzo, non mi esprimo bene. Questo però è una memoria Sì, dell'interferenza mentale eh, che tra poco non ci sarà più. mm. Come spiegare al mentale di Aldo che le cose sono cambiate? Davvero, Allora, davvero. riguardo a questa cosa, mi è venuto proprio questa immagine che lui dovrebbe fare questo esperimento. Eh, invitare un numero di amici, può essere 4 o 5, vede lui anche 2 o 3, ok? A fare, non so, una merenda, un aperitivo, oppure un post cena, ok? Non cena o pranzo perché se lui poi è concentrato a cucinare, ok, non può fare questo esperimento, ma o una merenda o un aperitivo, no? Dove mette delle cose a disposizione degli altri e intanto gli dice, "Mm, mentre voi mangiate o fate o bevete qualcosa, io vi spiego questa parte, non so, un argomento, può essere che ne so, ho letto un articolo e vi spiego l'articolo. Mhm. Ok? Fare questo esperimento, ok, questa prova e lui in quel momento lì vedrà che riesce a farlo e ogni tanto magari lo rifà in maniera tale che la mente si disabitua al vecchio meccanismo e invece vede che Ok, assolutamente c'è un'altra soluzione. buon esercizio. Mm. Va bene, adesso lavoriamo, facciamo il lavoro finale. Aldo, scrivimi nella chat, in questa chat qui, che cosa ti sta succedendo, perché ti vedo che ti tocchi la fronte. In questa qua è a tre, non quella personale. Intanto, ti volevo chiedere, Elena, il nome del progetto Eh, di Aldo. quale progetto? Quello delle entità mentali o... Tutto. Allora, mm, allora, quello del felinoide con Zeus così è mente collettiva, si chiama. Mm. Ah. E questo invece quello delle entità mentali, distorsione mentale. Ok, ci sono cloni? No, Abduction adesso quante sono? adesso non le hanno più fatte. Dopo che lui ha strozzato, non sono più riusciti a farne. Ok, Aldo ha un po' di confusione adesso e alcuni dolori che non ha mai avuto. Causa esoterica.
Allora, ho visto proprio che c'era il falconiforme che, mentre noi analizzavamo le entità mentali, cercava di mettergli tipo un impianto qua. Io Ok, poi mi sono girata, me ne sono accorta e ha smesso. va bene, Non l'ha analizziamo fatto. il corpo emozionale di Aldo. Dimmi cosa vedi di bassa frequenza. Vedo proprio a livello del bacino, proprio come se fosse proprio contenute nelle ossa, vedo tutte le sue emozioni negative pesanti, come se lo tirassero giù, ok? Come se pesassero lì. E vedo la paura, l'ansia, Mhm. l'incertezza e l'indecisione. Via, tutto. Portale definitivo e via. E mettiamo un ad eternum nel suo corpo emozionale, se lui vuole. Quando Ok. abbiamo detto che il falconiforme armeggiava sulla sua testa, lui si è sentito vulnerabile, manipolabile. Esatto. Ma come? Io non posso fare niente, c'è un'entità che mi tocca, mi cosa. In realtà questo è un livello giusto di consapevolezza, ma ancora un po' immaturo, un po' acerbo. Perché il falconiforme lo può fare perché sa che tu glielo lasci fare, sa Esatto. che tu non sai perfettamente e profondamente che sei il capo di tutto. Questa cosa non esiste. Non esiste perché non può esistere. Mm-mm. La stai facendo cadere tu perché devi ancora capire che sei il capo e il dio della situazione, eccetera, eccetera. Via tutte queste Mhm. emozioni e Mhm. dove noi facciamo un lavoro nel corpo energetico di Aldo mettiamo un finale a finale ad eternum. Ok. Perché alzare le vibrazioni delle proprie emozioni si può fare. Mhm. Posso dire, mi è venuta un'immagine. Beh, Un altro esercizio che può fare mhm, è proprio quando sente arrivare un'emozione negativa, ok, e se ne accorge, fermarsi, chiudere gli occhi e pensare appunto come se pensare che c'è questo ad eternum, ricordarsi che ce l'ha, ok, e fare sì che questo ad eternum proprio emani vibrazioni alte e pian piano vedere che la vibrazione proprio si alza, come se si alzasse fisicamente nel suo corpo. E questo lo aiuta a invertire a invertire l'emozione da negativa a positiva, subito. ok. Cosa vuole fare Aldo? Vuole andare al cluster? Mhm. Andiamo al cluster. Ho visto una cosa nuova, il figlio l'ha seguito, è Mm, dietro curioso che vuole vedere cosa fa. mhm. Il figlio va bene, non è un Ci problema. siamo? Ok. Questo però è il cluster di Aldo, Sì, quindi sì, lo il sa. figlio guarda. Guarda solo, sì, sì, infatti è rimasto dietro, è Mhm. curiosa. Come lo vedi? Mm, lo vedo. Allora, sai quegli espositori fatti tipo a piramide, no? Che hanno vari piani, Mhm. circolare, ok? E sui vari piani sono delle specie di coppette, però fatte di petali. Mm? Ok. E ogni coppetta è una vita e può essere più grande o più piccola, di colore diverso a seconda del classe dei contratti, a seconda sì, scusa, dei contratti e della quantità e di che cosa contengono i contratti. Ok. Cosa ne vuole fare? Sta aprendo un portale definitivo e sta lanciando questa cosa dentro. L'ha lanciato Fatto. dentro e adesso ha chiuso, sì. Ok, andiamo all'avatar, vediamo come lo vede. Lo vedi? Vedo il solito manichino di legno, lo vedo. Mhm.
rassegnato, appoggiato così sulla scrivania, con la testa verso il basso. Come distrutto, come annientato. Mm. Cosa ne vuole fare? Vuole buttarlo in un portale definitivo. Ok, cosa fa il figlio mentre vede tutto questo? Si sta guardando intorno per andare a vedere dove sono i suoi, il suo cluster e il suo avatar. Mm, prego, se vuole farlo. Allora, io direi che sta andando direttamente all'avatar che ho già visto mentre Aldo guardava il suo e apriva il portale. Sulla destra c'è un avatar che adesso ho capito che perché l'ho visto, perché era il figlio che lo stava guardando ed è il suo, che si è messo tipo a fare dei dipinti sul muro dietro di lui. Mhm. Il figlio vorrebbe buttarlo in un portale definitivo, glielo posso far Ok, fare? certo, se non avessimo dato al figlio tutti quegli ad eternum, sarebbe riuscito ad arrivare fino a No, dove è arrivato? no, fino lì no, no, no. Ok, L'abbiamo aiutato, gli abbiamo dato proprio una spinta grossa. ok. Digli che adesso che li ha, questi ad eternum, li può creare anche lui, vede come sono fatti. Mhm. Se ne ha bisogno di più, se ne crea di più. Ma non il 10% in più, il doppio. Facciamo la regola dello zero. Se adesso ne ha 100, ne può fare 1000. Sai Se cosa mi è domani... arrivato? Mm, dimmi, dimmi. Che quella sequenza di DNA che hanno le persone come lui, che se fanno quell'esperienza lì chimica, poi diventano autistici, è perché è una sequenza di DNA molto evoluta. Ok, Mhm, sarebbero diventati potenzialmente potentissimi. Lui poteva essere uno di quelli che arrivava a fine, diciamo alla fine della sua vita, potendo spostare gli oggetti, creare gli oggetti e spostarsi nello spazio e nel tempo col pensiero. mhm. E quindi tendenzialmente cercano di bloccarli così potentemente perché se non fanno una cosa così potente comunque riescono a bloccare le interferenze fuori. Non è una PS della PS, ma quasi. Ci si avvicina. Sì, Ok, vediamo cosa fa il figlio. ha aperto un portale definitivo esattamente dove c'era il muro dipinto, quindi ha tolto il muro dipinto, ma ha aperto un portale definitivo e ha preso scusa, l'avatar e lo sta lanciando dentro. I Ok, contratti li ha fatti? A parte che basta l'avatar, però. esatto, è andato direttamente all'avatar perché il cluster si chiude. Ok, in automatico, bene. Mm. Aldo ha ancora quelle interferenze, quegli impianti, quelle vecchie abduction, quegli Aspetta, sta EDL. ancora chiudendo il portale definitivo perché sta guardando il figlio. Ok, ha chiuso. C'è ancora Ok, qualcosa? no, A quanto vibra Aldo con questa nuova condizione? adesso sta vibrando a 150 miliardi. Bene. Percentuale di consapevolezza. 215%. Di più, ma non chissà quanto perché era già molto No, era alta. già alta, eh. PSPE. 75% la PS e 25% la PE. Però grande disequilibrio, Troppo, eh. che prima era in equilibrio. Mm. Tra Vabbè, qualche giorno, momentaneo, sì. esaltata. Eh sì, in questo momento diciamo che dice la PS, sono riuscito d'accordo con la PE, ho preso spazio per far sì che lui possa fare i prossimi giorni di slancio, perché sarebbero molto utili in quanto vede la differenza e quindi poi diventa più sicuro e si toglie la memoria mentale di quello che era prima. E quindi Ok. Vite ah, precedenti. 926. Cervello. Boh, a me mi viene 11 e mezzo. Bene.
Mm, Molto, 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 molto mm. bene. Ok. Vediamo quanti sono arrivati davanti al portale Aureo, i disincarnati. 25 milioni. Però, Mm. via tutti. Ale, sono tutti italiani? No, no, Ok. sparsi per il mondo, da tutto il mondo. Vabbè. Via, tutti dentro e lo chiudiamo. Adesso in poi Ok. facciamo così. Mhm. Ok. Il figlio che ha fatto in termini di cluster e avatar? Via tutto, quello, non li vedo, non c'è più, non ci sono più. Ok. Cos'è ricoperto di ad eternum? Mhm. Va bene, gli offriamo una pillola VIC, vibrazione, informazione e consapevolezza, la offriamo anche a Aldo, Mhm. a tutti quelli a cui è interessata questa sessione che si sono presentati nel cinema. C'è qualcuno? Su 4-5 persone. Chi Mm. sono? Allora, mi sembra due colleghi, un uomo e una donna, e poi altre tre persone che però sono del paese dove vive Aldo, che forse non conosce neanche, però sono del paese. Madre e ex moglie ci sono? Le vedo in piedi dietro, Mm. forse sono arrivate adesso, nel senso che chiamandole non c'erano arrivate da sole. I due fratelli? Anche Sorelle, loro fratelli? arrivano adesso. Eh, Ok, chi vuole prendere le informazioni le prende, chi vuole mhm, prendere la VIC la prende, chi vuole portarsi a casa anche un ad eternum lo fa. mhm. Lo prendono tutti, sì, Lo sì. stesso vale per Aldo. Messaggio finale della PS della PE di Aldo a Aldo. La PS dice, fai quello che ti ho detto di fare, tipo sia l'esercizio di parlare con gli amici che quello di rispetto alle emozioni, di alzare le vibrazioni quando arriva un'emozione negativa. Io ho preso questo spazio adesso per i prossimi giorni per far sì che tu vada proprio di istinto, vada proprio di intuizione il più possibile. E se tu segui questa cosa, vedrai che saremo sulla strada giusta. Sarà una bella vita. Messaggio del figlio di Aldo a se stesso. Meno male che ho seguito questa intuizione di venire col papà. Così ho visto come liberarmi da quella corazza. Ok, da dove sei tu, Elena, si vedono dei risultati in questa vita nel figlio? In Aldo sicuramente, ma nel figlio? Nel figlio vedo in questa vita che riuscirà a interagire un po' più col mondo esterno, anche nella parola. Riuscirà, forse se riesce a stare appunto in contatto il più possibile cioè centrato, ok, il più possibile per quello che può fare, magari riuscirà a avere anche qualcosa di autonomia, qualcosina di autonomia per sé. Ok, Questo è il potenziale. la tendenza di Aldo di salvare il mondo c'è ancora? No, no, quello che vedo è che questa capacità che diciamo ormai ha imparato a livello concreto la userà verso il suo benessere, quindi non per gli altri, ma per sé. Quindi se qualcosa servirà a lui, magari ci metterà un po' più di entusiasmo e di energia, ma poi nel momento in cui raggiungerà il suo benessere passerà ad altro. Ok. Senza, ecco. Aldo, quella confusione in testa e quel piccolo dolore non ce l'hai più? Fai sì o no? No, ok. Benissimo, allora Elena abbiamo finito, quindi Mhm. disconnettiti da tutto e tutti e noi torniamo.